Dopo aver lavorato tutte le righe che ci servono, di queste due righe che alterniamo, iniziamo questa terza lavorazione. Per prima cosa dobbiamo trovare la metà del lavoro e dividere in due i punti. Nel mio caso ho 183 punti. Togliendo il punto centrale ne restano 182. Quindi ho tolto il punto centrale, 91 punti da una parte e 91 punti dall'altra. Voi potreste avere un numero pari di punti, per esempio 182, non importa, mettete il marker nel punto centrale, da una parte vi resteranno 91 punti, dall'altra 90, non importa. Segniamo il punto centrale con un marker e definiamo tutti i quadratini che vogliamo lavorare. Partendo dal punto successivo al marker, contiamo 12 punti e mettiamo un altro marker. E ripetiamo, dal punto successivo contiamo 12 punti e mettiamo un altro marker. E così via, definendo tutti i quadratini che vogliamo lavorare, da una parte e dall'altra. In questo modo sappiamo da dove inizia la prossima riga. Inizia dal punto in cui abbiamo segnato con il marker la fine dell'ultimo quadrato che vogliamo lavorare. Nel mio caso io ho definito che voglio lavorare 6 quadrati da una parte e dall'altra. Questa è la parte delle spalle. Il punto centrale che abbiamo segnato è qui sulla spalla e i 6 quadrati sono 6 quadrati nella parte davanti della maglietta e ovviamente 6 quadrati nella parte dietro. La quantità di quadrati che decidete di lavorare definisce poi anche la lunghezza della manica, perché se ho 6 quadrati in verticale avrò anche 6 quadrati in orizzontale. Questa quantità di quadratini secondo me dovrebbe andare bene più o meno per tutte le taglie, però se voi avete fatto una maglietta o volete fare una maglietta molto più grande e avete aggiunto per esempio una riga di mattonelle qui sotto, avrete più punti e se volete potete aggiungere un quadratino e quindi avere anche la manica poi un po' più lunga. Una volta messi tutti i marker abbiamo definito la sezione di punti che usiamo per questa terza lavorazione che facciamo per questa maglietta. La lavorazione di questa terza parte può sembrare complicata, ma non lo è, ve lo assicuro, è schematica e ripetitiva. E prima di farvi vedere lo schema, lavorandolo insieme, e ve lo farò vedere su un campioncino in modo che sia più visibile, vi spiego la logica di questa parte. Allora, questa parte è fatta di quadrati, a loro volta fatti di quadratini. Ogni riga inizia e finisce con una diminuzione e con ogni diminuzione di inizio e fine riga togliamo uno dei quadratini che formano i quadrati più grandi. Questo gioco di quadratini vuoti e pieni è dato da una lavorazione simile al filet. Ogni quadratino vuoto è fatto di un punto alto, una catenella, un punto alto. Nel quadratino pieno, al posto della catenella, c'è un punto alto. Ogni quadrato più grande è fatto di 6 quadratini sulla riga e 6 righe. E rispetto al punto centrale, che è quello che abbiamo definito con il primo marker, la lavorazione è speculare per la parte davanti e dietro. Come vedete, nella parte davanti tutti i quadrati sono vuoti in questo triangolo e pieni in quello sotto, diciamo che va verso il basso. Il dietro è al contrario. Nella parte alta è vuota e nella parte bassa è pieno, in modo che la lavorazione venga omogenea nel davanti e nel dietro, però mentre lo lavoriamo, quando arriviamo al centro, al marker centrale, dobbiamo ribaltare il lavoro. Vediamo lavorando le righe
come lavorare questa cosa che forse spiegandola sembra un po' difficile, ma poi vi assicuro è semplice. Quindi supponiamo che questa sia l'ultima riga di punti alti che abbiamo lavorato, abbiamo definito il centro del lavoro e con i marker tutti i quadratini che vogliamo lavorare, in questo caso 2 per il davanti e 2 per il dietro. Questa è la fine della riga che ho appena lavorato, giriamo il lavoro, prepariamo un nodino iniziale e iniziamo a lavorare dal punto dopo rispetto a quello in cui abbiamo messo il marker e in questo punto lavoriamo un punto alto doppio, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, in rilievo preso davanti, quindi entriamo nel corpo del punto alto da davanti e lavoriamo un punto alto doppio, oppure potete sostituirlo con 5 catenelle. Una catenella, saltiamo 2 punti, 1, 2 e nel terzo lavoriamo un punto alto allungato in rilievo preso davanti. Entriamo sempre da davanti nel corpo del punto alto, porto fuori il filo, chiudo un solo filo e poi chiudiamo a 2 a 2. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Una catenella, salto un punto e nel successivo lavoro un punto alto allungato in rilievo preso davanti. E ripetiamo così per tutta questa riga. Arrivati a 3 punti dall'ultimo marker, concludiamo la riga come l'abbiamo iniziata, lavorando una catenella, saltiamo 2 punti e nell'ultimo punto lavoriamo in rilievo preso davanti un punto alto doppio. Questa prima riga è una riga di preparazione e non la lavoreremo mai più in questo modo. Lavorata la prima riga, passiamo tutti i marker tranne quello centrale nella riga di punti che abbiamo appena lavorato. Li passiamo nel punto sopra. Giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 2. Iniziamo la riga con una diminuzione e da qui in poi le diminuzioni di inizio e fine riga saranno sempre uguali. Diminuiamo per togliere un quadratino rispetto alla riga precedente. Iniziamo con 2 catenelle, un punto alto non chiuso nell'archetto, un punto alto non chiuso nel punto alto e chiudiamo tutto assieme. E questo è il primo punto della riga. In questa riga poi lavoriamo 4 quadratini vuoti. Per fare un quadratino vuoto facciamo una catenella e un punto alto sul successivo punto alto. E questo è un quadratino vuoto. Una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella e quando arriviamo a un punto con un marker, qui lavoriamo un punto alto allungato in rilievo. Se siamo sul davanti del lavoro, come in questo caso, lavoriamo in rilievo da davanti. Così. Quando saremo sul rovescio, lavoreremo in rilievo da dietro, ma poi lo vediamo. In questa riga, fino ad arrivare al marker di metà lavoro, la ripetizione che ripetiamo è 2 quadratini pieni, 4 vuoti. Per i quadratini pieni, sull'archetto lavoriamo un punto alto. Questo è un quadratino pieno, ne lavoriamo un altro.
Ne lavoriamo un altro. E poi lavoriamo 4 quadratini vuoti fino ad arrivare al successivo marker. E dove c'è il marker lavoriamo un punto alto allungato in rilievo davanti, perché siamo sul davanti del lavoro, e ripetiamo questa ripetizione fino ad arrivare al marker centrale. Da qui in poi lavoriamo in modo speculare, quindi lavoriamo 4 quadratini vuoti e 2 pieni. 1, 2, 3, 4 e 2 quadratini pieni. 1, 2, ricordando che quando arriviamo ad un marker lavoriamo sempre punti alti allungati in rilievo. E ripetiamo questa ripetizione per tutti i quadrati interi che abbiamo su questo lato del lavoro. E poi arriviamo all'ultimo quadrato, quello che finisce con la diminuzione. In questo caso lavoriamo 4 quadratini vuoti e poi la diminuzione. 1, 2, 3 e il prossimo punto sarà l'ultimo punto della riga, quindi fa parte della diminuzione. Iniziamo il punto alto, iniziamo un punto alto anche nell'archetto e uno anche nell'ultimo punto. E chiudiamo tutto insieme. E questo è l'ultimo punto della riga. Giriamo il lavoro, iniziamo con la diminuzione, 2 catenelle, qui se fate catenelle piccole lavoratene anche 3, un punto alto non chiuso nell'archetto, un punto alto non chiuso nel punto alto e chiudiamo tutto assieme. E poi lavoriamo 3 quadratini vuoti. 1, 2 e arriviamo ai punti in rilievo segnati con il marker. In questo caso lavoriamo un punto alto allungato in rilievo preso da dietro, perché siamo sul rovescio del lavoro. In questo modo sul davanti questa linea di punti ha una continuità. Ed ora vediamo la ripetizione che ripetiamo per tutti i quadrati fino al marker centrale. In questa riga lavoriamo 3 quadratini pieni e 3 quadratini vuoti. 1, 2, 3 quadratini pieni e 3 vuoti.
1, 2 e 3, e qui lavoriamo il punto in rilievo e lo lavoriamo allungato. Siamo arrivati al marker centrale e quindi da qui in poi il lavoro è speculare. Da qui in poi lavoriamo 3 quadratini vuoti e poi 3 quadratini pieni. Uno, due, tre e 3 quadratini pieni. E un punto in rilievo. E ripetiamo in questo modo per tutti i quadrati che abbiamo su questo lato fino ad arrivare al quadrato che finisce con la diminuzione. Qui lavoriamo 3 quadratini vuoti, 1, 2 e il terzo finisce con la diminuzione, quindi iniziamo un punto alto nel punto alto, iniziamo un punto alto nell'archetto e iniziamo un punto alto nell'ultimo punto di questa riga. Iniziamo la prossima riga con la diminuzione, 2 catenelle, un punto alto non chiuso nell'archetto, un punto alto non chiuso nel punto alto e chiudiamo tutto insieme, 2 quadratini vuoti, e ci ricordiamo sempre di lavorare punti alti allungati in rilievo sui punti alti in rilievo delle righe precedenti. E per tutti i quadrati fino al marker centrale lavoriamo 4 quadratini pieni e 2 vuoti. Uno, due, tre, quattro e 2 vuoti. E ripetiamo così fino al marker centrale. E vi consiglio per questo tipo di lavorazione di contare i quadratini in modo da essere sicuri di lavorare sempre giusto, perché come avete visto è molto facile confondersi. Una volta arrivati al marker centrale, al solito lavoriamo in modo speculare, quindi l'altra metà della riga la lavoriamo lavorando 2 quadratini vuoti e 4 pieni per ogni quadrato che abbiamo nella riga, e poi alla fine lavoriamo 2 quadratini vuoti e concludiamo con la diminuzione della fine della riga. Giriamo al lavoro, iniziamo con una diminuzione, lavoriamo un quadratino vuoto, e in questa riga dove abbiamo i quadrati interi per ogni quadrato lavoriamo
5 quadratini pieni e uno vuoto. Uno, 5 e un quadratino vuoto. E lavoriamo così fino al marker centrale. E poi lavoriamo in modo speculare. Nell'altra metà della riga lavoriamo prima un quadratino vuoto e poi 5 pieni e ripetiamo per tutti i quadrati che abbiamo. E poi alla fine lavoriamo un quadratino vuoto e la diminuzione. Finiamo come abbiamo iniziato. E giriamo il lavoro. Iniziamo con una diminuzione, 2 catenelle, un punto alto non chiuso nell'archetto e il prossimo punto è quello in cui c'è il marker, quindi lavoriamo un punto alto allungato in rilievo non chiuso. E poi chiudiamo tutto assieme. E questo è il primo punto di questa riga. In questa riga lavoriamo la stessa ripetizione che abbiamo lavorato sotto. 5 quadratini pieni e uno vuoto. Uno, 5 e un quadratino vuoto. E ripetiamo in questo modo fino ad arrivare al marker centrale. E poi, come al solito, lavoriamo in modo speculare, iniziando con un quadratino vuoto, che si vede un po' poco perché c'è il punto alto in rilievo, ma c'è, e 5 quadratini pieni. E poi finiamo come abbiamo iniziato, facendo una diminuzione che parte dal punto allungato in rilievo. E per la diminuzione di fine riga iniziamo il punto alto allungato in rilievo, un punto alto lo iniziamo nell'archetto e un punto alto lo iniziamo nell'ultimo punto della riga e chiudiamo tutto insieme. Con questa riga abbiamo completato una riga di quadrati grandi. La prossima riga è la riga 1 dei quadrati, come la lavoreremo da adesso in poi. Come dicevamo, la primissima riga che abbiamo lavorato era solo una riga di preparazione. Giriamo il lavoro e iniziamo con la diminuzione. Questa riga ha una particolarità. Anziché lavorare i punti alti normalmente, lavoriamo tutti i punti alti allungati e anziché lavorarli normalmente nei punti, li lavoriamo in questo filo, questo, che c'è dietro i punti alti. Questo, 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 questo. Iniziamo con la diminuzione, 2 catenelle, un punto alto non chiuso, potete lavorarlo normale prendendo questo filo, e un punto alto non chiuso nel prossimo punto e cominciamo a lavorarli allungati e chiudiamo tutto assieme. E da qui lavoriamo 5 quadratini vuoti, una catenella, saltiamo un punto e nel successivo un punto alto allungato prendendo
questo filo del punto alto. Una catenella, saltiamo un punto alto allungato, prendendo questo filo che non è molto comodo da prendere, però ci dà un ottimo risultato sul davanti. Lavoriamo tutti i punti alti allungati su questo filo dietro, tranne i punti che sono in rilievo, che continuiamo a lavorarli in rilievo. Essendo il campioncino piccolo, non ho nessun quadrato intero da mostrarvi prima del marker, ma per tutte le ripetizioni intere che abbiamo fino al marker centrale, lavoriamo un quadratino pieno e 5 vuoti, e poi dal marker centrale in poi lavoriamo al contrario, 5 vuoti e 1 pieno, e andiamo avanti così fino ad arrivare all'ultimo quadratino, in cui alla fine lavoriamo 5 quadratini vuoti e poi la diminuzione, e lavoriamo tutta la riga prendendo i punti in questo modo, tranne i punti in rilievo, che continuiamo a lavorarli in rilievo. Prendendo i punti in questo modo, sul davanti resta visibile tutta la catenella del punto alto, e questo definisce il quadrato, tutti i quadrati. Sui lati li definiamo con i punti in rilievo, e quando lavoriamo la riga 1 della ripetizione definiamo il lato orizzontale del quadrato lavorando nel filo dietro del punto alto. Andiamo avanti a ripetere queste 6 righe fino ad arrivare a rimanere con metà quadrato prima del marker centrale e metà dopo il marker centrale. Il che vuol dire che lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5 righe di quadrati per intero, e dell'ultimo quadrato lavoriamo solo 3 righe, 1, 2, 3, e rimaniamo con mezzo quadrato sul davanti e mezzo quadrato sul dietro.